Buongiorno a tutti e a tutte. In questo video voglio mostrarvi due libri che consiglio spesso ai miei studenti quando questi mi dicono di voler prendere un libro di grammatica italiana per avere una sorta di punto di riferimento e che possa aiutarli per lo studio, la memorizzazione e comprensione delle regole grammaticali dell'italiano e che possa inoltre avere anche degli esercizi per poter mettere in pratica quanto appreso. Sono due libri, ma sono dello stesso autore. Il primo, quello giallo, copre il livello A1, A2, B1, B2 e quindi da un livello principiante fino ad un livello intermedio avanzato. Il secondo, quello blu, copre il livello B1, B2, C1 e quindi il livello intermedio, intermedio avanzato e il C1 che nella scala delle competenze linguistiche rappresenta un'ottima padronanza della lingua italiana. Perché vi sto consigliando proprio questo libro tra i diversi libri che esistono in commercio e che conosco? Per me ci sono tre caratteristiche positive e sono la presentazione degli argomenti, la semplicità con cui vengono introdotte le regole grammaticali e la varietà degli esercizi. Dunque, per quanto riguarda la presentazione degli argomenti, possiamo vedere che ogni punto grammaticale è presentato su una pagina al quale seguono gli esercizi. Per esempio, qui abbiamo l'articolo determinativo seguito dagli esercizi, qui invece l'articolo indeterminativo seguito dagli esercizi e così via. Per quanto riguarda la semplicità nell'introdurre le regole grammaticali, trovo che queste siano ben presentate in maniera semplice e chiara e che la loro presentazione, come vediamo qui per quanto riguarda gli ausiliari essere e avere, questo tipo di presentazione può favorire la memoria visiva perché abbiamo una sorta di schema e dei colori diversi. Per quanto riguarda la varietà degli esercizi, possiamo vedere nell'esempio, sempre a proposito degli ausiliari essere e avere, che gli esercizi sono piuttosto colorati e simpatici, passatemi il termine, visto che comunque parliamo di regole grammaticali. Diamo un'occhiata ad altri esercizi. Come molte grammatiche troviamo esercizi dove dobbiamo scegliere la buona opzione, esercizi di riempimento. Ciò che trovo utile è il fatto che ci siano anche molti esercizi che includano la lettura e la comprensione del testo, come quello che vediamo qui. In questo caso dobbiamo scegliere il verbo corretto, ma l'esercizio consiste nella lettura di questa piccola storia, la Domenica di Marco, e quindi indirettamente andiamo a lavorare anche sulla comprensione del testo e l'arricchimento del nostro vocabolario. Per quanto riguarda invece il secondo libro, questo qui blu, io lo consiglio a chi ha veramente una buona padronanza della lingua italiana e vuole consolidare le cose che ha già appreso e approfondirne altre. In altre parole, qui troviamo indicato B1-C1, ma se tu credi che il tuo livello sia più vicino ad un B1 che ad un B2, ti consiglio comunque il libro giallo. Come potete vedere, la parte dedicata alla presentazione della regola grammaticale è notevolmente ridotta rispetto all'altro libro, ragion per cui consiglio questo libro a chi ha già un buon livello intermedio avanzato, che conosce già le regole grammaticali, che deve solo consolidarle o approfondirle. Un aspetto invece che mi piace molto sono le numerose letture che possiamo trovare all'interno del libro e che ci permettono di mettere in pratica le regole acquisite. Per concludere, entrambi i libri hanno le soluzioni che troviamo alla fine dei libri stessi, così
così da poter verificare autonomamente la correttezza degli esercizi svolti. Per maggiori informazioni trovate i link ai libri in descrizione. Io vi auguro una buona giornata, a presto!